Come mai non ho fiato durante le riprese di sparring o nei match nonostante io sia allenato e faccio tutti sti chilometri di corsa? Come mai sono lento nei movimenti durante lo sparring ed i colpi faticano a partire? Come mai i miei colpi non hanno effetto sull'avversario? Come mai nonostante io sia in guardia mi entrano i colpi dell'avversario? Queste sono alcune delle domande a cui in questo video daremo una risposta insieme al coach Alessio Ciurli, ex fighter professionista di MMA e atleta di uno dei più grandi team al mondo, l'American Top Team. Nello scorso video abbiamo trattato alcune tematiche come il fiato, la distanza dei colpi e tanto altro ancora. Perciò se te lo sei perso vai a vederti anche l'altra lezione completamente gratuita sul pugilato, sempre se vuoi migliorare le tue doti e le tue skills da pugile. Uno pensa non c'ho fiato, non va a pensare mai a sto facendo cagare nella tecnica, in quello che sto facendo. Perché magari il fiato ce l'hai anche. Cosa fa la differenza fra un professionista? La gestione dei round. La gestione di tutto. Sì. Di come respira, di come porta i colpi. Allora, se io vado a boxare e porto i colpi così, invece che così, io sto dando due vantaggi al mio avversario. Uno tecnico, Ok. e l'altro di aperture. Guarda quanto spazio gli lascio. Sì. Qua come apro il gomito, ce l'ho qua. Qui sono chiuso. Sono più veloce a tornare. Gli lascio più spazio perché qui rallento, disperdo più forza, quindi ho meno fiato. Poi se ci metto anche che respiro di merda, faccio e tutte queste cose qui, cioè è logico che più cose sbagliate faccio, più cose tecniche, Chiaro. tecnicamente le sbaglio, più do un vantaggio al mio avversario. Quindi diciamolo, la cosa del urlare al sacco quando porti i colpi. Questa roba qua ha senso o no? Ha senso se ti ha lasciato la donna e ti puoi scaricare. A livello pratico, tecnico sorriso. A livello pratico, per i 50 lo vai a sfoghi meglio. Mi dissocio, non l'ho sentita questa. Perché la gente lo fa molte volte. Cioè, io vedo questi che per sentirsi più gadati. Ma hai mai visto un Mayweather? No, mai visto, no, sono sincero. Cioè, è quello, cioè tu non ti devi basare su quelli che non arrivano, ti baserai su quelli che arrivano. Perché hanno il concetto della cattiveria. Più sono cattivo, urlo, più faccio male. Per dire una cosa cattivissima. Però spegni anche il cervello. E più titolo italiano a 500 euro vinco. Non è quello. È giusto così. No, non ho mai tutte le borse i titoli italiani però. Sì, 1200 per un titolo italiano. No, forse un po' di più, 3000 mi hanno detto. Ma se va bene, se fai 10 round, ma fanno 6 apposta. Fanno 6 round apposta. Italiano. Sì, 6, 8. Me lo sento forzato. Vuoi disegnarlo? Diretto al Sì, diretto al corpo. E poi quando lo do lo prendo sempre in bocca. Cioè, non No scusa ma detta così cazzo. Guarda a caso dove si è messo il guancio. Detta così. Eppure! Vabbè che cazzo te ne vai a cercare? Questo è stasera. detta così è. Ragazzi, è tua. È la stessa identica cosa, diretto qui, Ah, diretto. diretto. Scendi giù, piega le gambe, torna indietro, diretto al corpo. Guarda. Gancio qui. Qua. Gancio qui. C'hai 10 cm di differenza. Se tu devi colpire il corpo, fai mezzo passo indietro, basta il livello, colpisci il corpo, vedi che non lo pigli. Se tu invece tira il diretto da lì, non arrivi. Fai mezzo passo avanti, tira il diretto, boom. Adesso però abbassa, tiralo al corpo. Ma devo stare più lontano. Spettacolo. I colpi al corpo devi stare più lontano, perché il corpo è la sempre gente più non vicino della testa. E io pensavo fosse proprio l'opposto, stare più vicino perché da più lontano magari non ci arrivo. Infatti lo prendevo sempre in faccia. Il pugno, il cazzotti. Ma che cazzo? Dai. E che cazzo? Quando tu colpisci
colpisci al corpo, soprattutto con i colpi diretti, devi avere più lontananza, perché tu Anche sul montante, cioè sul... sul montante no, perché il montante si basa sulla catena cinetica che tu fletti, sposta, vai, colpisci. Bom. Vedi? Ti. Sei fuori dai colpi dritti. Come si porta il doppio montante? Schiva, colpisci, bam, sotto, montante, bam, perché lo ricarichi. Cioè tipo... Schiva... Ah, esatto, perché lo ricarico su questo movimento qua, bam, Carichi... carico, bam. Io mi vedo già i commenti sotto che diranno: sono le basi queste. La gente che dice: ma sono le Che basi. cazzo di base? Ma Non sono so neanche le cosa basi stanno queste. parlando, ma che base? E poi li vedi boxare. Su quello c'hanno ragione. No, sì, però non sanno che stanno Ma non esistono, esatto. Questo lo disse uno di marketing ed effettivamente è una cosa verissima. All'ovvio non ci pensa mai nessuno. Tutti vanno a cercare di cambiare le cose quando le cose ovvie sono quelle più sbagliate. L'hai spiegata in maniera a distanza, provandola. Quanti si mettono a provare quella roba lì? Ma perché non capisci? Intanto bisogna vedere se il tuo coach, quando glielo vai a dire, ha i neuroni giusti per connettere quello che gli stai chiedendo e riesce a capire che non sta guardando il di 10 minuti fa sul computer, ma sta cercando di sì, non ho finito più, vado bene. A volte capita, sai, quando do sempre quello lungo, di dare il colpo così. Perché? Cioè perché mi viene da dare così e... Perché sbaglio? Cioè ogni tanto lo prendo proprio così. Per quale motivo? Che non giro? Perché lo lanci troppo e vuoi colpire. Ok. Allora, questa è la cosa più bella di tutte, che è la prima cosa che mi insegnò Corey Spinks. È ovvia, Illuminaci, Ale. è ovvissima. Devi dire chi è Corey Spinks perché non tutti lo sanno. 5 volte campione del mondo, WBC, WBA, IBF. Oh, direi che è un bel curriculum. Tutti quanti ce l'aveva, quindi. Allora, tu quando combatti ti devi levare la voglia di colpire. Non è chi colpisce per primo colpisce due volte, è una stronzata. Ok. Tu ti devi mettere in testa di colpire quando devi colpire. Ok. Quindi tante volte quando si vede combinazione metto il jab, lui mi fa io ho fatto jab diretto tutto il tempo, lui mi fa un passo indietro, Lo vuoi prendere per forza? lo voglio prendere per forza, lui cosa fa? Fa un passo indietro, io mi estendo, bam. L'idea è jab, passo indietro, fermo, riparto, jab, stop, jab, sta fermo, bam. Spezzare anche il ritmo. Spezzo il ritmo, ma lo devo andare a colpire quando c'è, non quando non c'è. Quando lui tira il jab e io lo blocco così, tira il jab, fermo, siamo in una situazione di combattimento, lui mi tira il jab, vede che io lo blocco, cosa fa? Opzione 1, lo doppia per bloccarmi il tempo. Opzione 2, mi tira il jab, vede che l'ho assorbito, va indietro. Opzione 3, è stupido, mette il diretto, bam. Cazzo, vero. Io devo vedere quello che succede. Non devo colpire per forza, devo colpire quando ci sta. Però come te la togli sta cosa? Lui giustamente magari combattendo c'hai la foga comunque sul ring. È difficile controllare. C'ho una queste foga cose. che schifosa che mi fotte sempre. Fuckers. In proprio realtà così. dovresti lavorare tutti i giorni a livello mentale. Secondo te il coach fuori ti serve per dire ammazzalo? Ah, O ti serve per dire quando sei al coso come gli fa quello di Canelo? Oh, sta andando bene, colpisci qui perché si abbassa. cazzo, vero? Fuori dal ring senti solo E poi da fuori dal ring stanno ora te guardi un coach internazionale, va, direttive, fai jab diretto, quello si sposta di lato, metti il gancio, si sposta di là, metti il gancio, finisce le cose, riparte il coso e quelli stanno così e ti guardano. Non ti dicano ammazzalo, spezzalo, Vero. vai dietro. Primo perché porca puttana sente anche l'altro. sì. E sei un Vai ora col montante so, sì, bravo. Secondo E l'altro me- sente e dice oh! Il coach ti serve per mantenere il focus. Chiaro. Cioè tu devi stare alle direttive di quello che è il tuo game plan. Hai fatto quello devi fare.
Se non va, ne devi avere 2, 3, in modo che se c'è qualcosa che non va, il coach te lo dice, se non va a segno, quello si sposta così, cambia in questa direzione. Se non va a segno in quella direzione, cambia in quest'altra direzione. Ma un mental coach. Te l'avevo anche chiesto di ricordarmelo. Ah, cazzo, bravo, è vero. È importante un mental coach. Il mental coach è importante al momento che non hai un coach che riesca a farti stare motivato. Allora diventa molto importante, perché ci sono dei mental coach che riescano a, durante il match, a farti trovare quello che si chiama ancora, punto di ancoraggio, che se te prendi un colpo e vai in cianfanelle e non riesci a capire, invece di fare a caso trovi un movimento che ti rimetta focus in quello che devi fare. Cioè, se tu sai che nel match devi fare già diretto gancio e dopo un primo colpo cominci a tirare gancio, montante e cose, devi trovare il movimento che hai studiato con un mental coach che ti fa ritrovare un attimo la concezione e tu riparti già diretto gancio. Però qua c'è un problema. Il mental coach, magari che dice lui, esterni al pugilato, non ti sanno aiutare sul ring. Ma il mental coach non deve essere interno o esterno alla dinamica. A lui interessa le dinamiche del cervello. Perché tu parti Però non sai le paure da dove partono. Ma tu le paure partono dalla testa. Sì, però un coach, comunque se facesse il mental coach proprio l'allenatore, sa più o meno come lavori sul ring. Ma se tu avessi un coach valido non avresti bisogno di un Vabbè, c'è chiaro. cioè, stai risolvendo il problema. Sì, abbiamo già risolto il problema. Hai già risolto il problema a monte, capito? Io immagino la risposta che ti dà un mental coach, tu se vai da un mental coach ed è così. Tu arrivi, gli chiedi la consulenza e il tizio fa, io lavoro sul cervello però. Tu ok, sì però portamene uno. Scusa, allora, stai lontano, sempre allunga il jab verso di me, se non mi tocchi quella è la distanza di fuori, buono. Adesso per entrare devi fare un passo dentro, devi schiattare un jab. Allora, prima cosa, tira il jab piano, guardati il gomito, guardati il tuo gomito, guarda dove si alza, riportalo indietro, jab, tira l'ora, esatto. Ok, gomito chiuso. Gomito chiuso, gira all'ultimo. Stai più lontano, fuori, passo dentro, ancora un po' più lontano, vai, fuori, Ok. vai, ancora, ecco, vai, buono, spingilo dentro, ora sì. Allora, solo quello si deve muovere, l'altro deve stare là. Ok. Buono. Cazzo. Vai. Buono. Vai. Fuori. Buono. Vai. Buono. 1, 2. Ancora. Ora sì. Ancora. Buono. Adesso scarica 1, 2 e poi vengo avanti, tu mantieni la tua distanza. Ok. Quindi 1, 2, io vengo, tu vai via. Mantieni a 1, 2. Ancora 1, 2, 1, 2. Allora, cosa base? Sì. Quando l'avversario entra nel tuo specchio di distanza, non deve passare neanche un secondo che ci sta senza che prenda una botta. Ok. Cioè, se siamo qua, partiamo, Sì. guardia, qui parte, tanto fletti un pochino, molleggia, il culo ti deve andare, no, stai rilassato sull'addome, appoggia, bravo. Adesso riesci a muoverti più, vedi? Sei più fluido nei movimenti, più reattivi. Allora, da lì, qui ci possiamo stare. Sì. Non arrivo io, non arrivi te. Al momento che l'avversario fa così, tu o vai via, o se quello è qui, stai. Mamma. Esatto. Lontano. Entro. Boom. Ancora. 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 Adesso. 1, 2. Vengo, vai via te. 1, 2. Vieni, prima costruisci, Ok. e poi tiri. Quando l'avversario va indietro, tipo così, tu costruisci, finta, vai. Ancora? Ogni tanto mi dimentico proprio della respirazione nasale che abbiamo detto prima.
Perché, perché non ti rilassi. Allora, questo è un grosso problema magari per i ragazzi che cominciano a fare sparring. Sì. Non si dovrebbe fare sparring subito in palestra. Subito in palestra non va fatto a prescindere per tantissime cose, per tantissimi a parte la metodica di insegnamento, ma proprio per tantissimi dettagli che mancano. Sì, Un conto è quello tecnico. sì, Però anche a livello di fiato. vede quello che realmente è. Allora, se uno vuole diventare pilota di Formula 1, metto sulla Ferrari da Formula 1, lo sparo in pista, questo si ammazza dopo 2 secondi. Chiaro. Magari fa un giro, e gli viene anche, si prende paura, non spingerà mai l'acceleratore fino in fondo. Gli rimarrà sempre la paura qui. Chiaro. Come se io ti metto a fare sparring uno anche col maestro, che quando gli arrivano i colpi sembra una piovra, Sì, e quando gli tira sembra una piovra uguale, chiaro. perché ha la paura. La prima cosa che devi levare è la paura. La paura si leva con la conoscenza di quello che vai a fare. Però tu non pensi che, ecco, una cosa che magari io pensavo molte volte era il fatto di tu comunque hai bisogno di prendere quelle botte educative per capire il dolore. Ma già le prendi. Ma tu dici in sparring o in tecnica? Le prendi in tutto. Allora, anche quando si fa tecnica, Però in tecnica non c'è la pressione dell'avversario. non c'è la pressione dell'avversario, ma Se tu mi insegni a tirare ai pau, siamo tutti bravi. Ai pau, guarda la gente che fa sacco, che fa tecnica ai pau, minchia, li vedi, sono tutti dei fenomeni. Poi li metti a fare sparring, al primo colpo che li incrociano, finisce la tecnica. ma perché si pensa che questa sia tecnica. Questa non è tecnica. I PAO mi servono come rifinitura per costruire un game plan, per costruire quello che andrò a fare, come togli la paura proprio? per lavorare con l'atleta. Io la tecnica, l'atleta la può fare con un altro. Ti serve il compagno per 2 motivi. Primo, nei PAO colpisci qui. Tu devi colpire qui. Chiaro, centrale. Per quanto io ti possa tenere i PAO vicini, Non sarà mai non centrale. sarà, non sarà mai questo. Sì. Secondo di poi, PAO, colpisci qui, nella realtà devi colpire qui. Per quale motivo devi colpire qui? Questo non lo dico. Perché? Questo non si Io lo può. so perché la gente o si abbassa. Perché la gente o- sta qui. Sì, già. Tu devi colpire qua, boom, e prendi il mento. Una cosa intelligentissima la diceva Manny Pacquiao, l'ha spiegata a chi è che l'ha spiegata? A Naoya Inoue, che è il pugile, forte, poi il pugile quello giapponese, che voglio dire il primo praticamente in classifica, ovviamente peso 50 kg, peso però un fortissimo pugile, gli spiegava una roba. Dopo che tu parti con il montante a fare una combinazione di montanti, quando poi colpisci sopra, devi colpire basso, perché dopo una serie perché montanti- quello scende. esatto, boom, boom, e colpisci sotto incrociato, cioè praticamente verso il basso. Certo, devi contare anche il movimento, cioè tu non devi contare solo il movimento tuo, ma anche la reazione dell'avversario. Se io colpisco sotto forte, l'avversario tenderà a cadere, è logico che lo devo andare a colpire in testa. Se io tiro qua e poi vado a colpire alto perché me l'hanno segnato alto, cioè chi fa i pad, e questa è la bravura di chi fa i pad. Chiaro. E veramente io penso che ci sia un coach italiano che molto meglio di me anche a tenere i pad che è Renato Ok, Subotic, ok. perché lui simula veramente quello che accade. Non solo ti tiene i pad nell'azione, ma ti simula anche quello che accade quando vai a segno. E quello è un valore. E quello è un valore veramente importante perché Chiaro. ti mette l'atleta nella gestione. Ma la tecnica non la fai su questo, la tecnica la fai col compagno già diretto, In maniera papà. attiva. Esatto, Sì, in sì, maniera sì. attiva che si sposta perché già metti pressione. In più la tecnica deve essere tirata all'80%. Perché se fa tecnico io ti dico jab diretto, sai che è jab diretto? Cioè perché cazzo non devi tirarla all'80%? Vero. Deve arrivare la botta, devi sentire la botta, devi sentire che veramente il colpo, se lo conosci, non fa male. Ci sono tutta una serie di dinamiche che prima di arrivare a fare sparring devi sapere e devi fare. Gestione della distanza, controllo controllo degli spazi, controllo del ring, controllo tuo e controllo dell'avversario. Che comunque per uno che entra, ma appena entrato in palestra da pochissimo, cioè Respirazione. vengono man mano. Respirazione, importante, diminuire i movimenti, diminuire il range. Un'altra cosa importante, cavolo, la respirazione, che molti si soffermano sulla respirazione quando porti i colpi. Quanto cavolo è difficile non stancarsi quando subisci i colpi.
Quando subisci i colpi è peggio, perché è lì che perdi più fiato. Esatto. Cioè molta gente pensa, sono chiuso, boh, respiro. No, cazzo mia, finisce, a parte a livello psicologico, perché finisci in un loop di quelli in cui ti senti la pressione addosso e cominci a dimenticarti di respirare. A meno che non fai sparring con la mina, allora. Allora, A meno che... importantissimo quello che dico a quasi tutti gli atleti che ho. Quando è che tu perdi fiato? Io perdo fiato, ti posso parlare per quel che riguarda me. Io mi rendo conto che perdo fiato quando vado in quei momenti di panico dove non so cosa fare. Perché ragiono tanto sul... E sono lì che vado in apnea. E vai in apnea. Sì, ci sono dei momenti in cui perdi tantissimo fiato, che è quando vai a vuoto, Ok. e quindi dico sempre ai miei di andare a target. Qualsiasi, se tu sei sicuro di non andare a target, non lanciare il colpo. Studiacelo, costruiscilo, ma devi andare a target. Perché se tu vai a vuoto, tu perdi fiato, perché fai fatica per tornare indietro e perdi fiato. 2, quando l'avversario ti colpisce e tu ti irrigidisci. Chiaro. Perché nell'irrigidimento c'è una componente muscolare che ti fa perdere ossigeno. Vero. Perché il muscolo per contrarsi ha bisogno dell'ossigeno. Io su di me l'ho dato un sacco sta roba qua. Cioè sembra quasi che faccio meno, cioè magari stai saltellando, è logica la cosa del perdo fiato perché sto facendo qualcosa in maniera attiva. Quando sei fermo dici mi riposo, ma non è così. Non è così. Quindi cos'è che dovresti fare in quei casi? Abituarti a non irrigidirti mai, stare fermo, o abituarti a stare molle? Cioè si riesce a bypassare sta roba in qualche modo? Questa cosa qui ci si abitua in 2 modi. La prima nel cercare rilassatezza. C'era un film che si chiama Warrior, Sì. dove c'era il coach che insegnava con le musiche di Mozart, Ah, ok. Frank Grillo. Frank Grillo, perché rilassava gli atleti, e lui lo dice anche di stare negli allenamenti, stai rilassato perché quando tu stai rilassato perdi meno fiato e sei reattivo, cioè tu da rilassato vedi. Hai mai guardato un video tuo mentre combatti dopo? Sì, mi è capitato. Ti sembra di andare a 1000 e poi ti guardi e dici che cazzo è, sto andando come A parte che, una lumaca a parte che mentre lo stai facendo, ma io vedo tanta gente che si fa magari technical stacco, sparring, che tu dentro il ring, mentre fai le cose in prima persona, ti senti, dici, minchia, sto andando bene, guardi il video da fuori. Minchia, uno schifo. E dici, Ma poi ti sembra di andare a 1000 e non ci vai. Per quale motivo? Perché se tu da rilassato rivedi la cosa, dici cazzo, ma è lento l'avversario, sono lento io. Perché quella rigidità ti provoca lentezza. chiaro. Tu devi essere rilassato, 1. Allora diventi più reattivo, come prima, no? Sì. Sui movimenti. Se tu Cavolo, è geniale. stai sta roba rilassato, io mi avvicino, clac. Se tu stai dritto come stanno tanti, qua. È vero, non vai, non riesco. non è vero. vai l'elasticità. Invece da qua, boh. È l'elasticità del muscolo che fa la differenza. Poi stai rigido, devi vederlo e pensarlo. Guarda, stai morbido, subito, pam, ti parte. Perché? Perché non c'hai quella componente che da rigido ti devi rilassare e lanciare. È vero. Sei già nella fase in cui puoi esplodere col Sei già colpo. nella fase in cui puoi lanciarlo. Vero. E quindi automaticamente, se lavori sul gesto, tu perdi molto meno fiato. Ho il paradenti, mi diventa difficile respirare con la bocca, respiro solo col naso. Scientificamente provato che bla 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 bla, respira col cazzo di naso, punto. Non lo dice Alessio Ciuto, non lo dice Locke, non lo dice la scienza, studiate. E mi sembra giusto. Quindi cioè, se ci hanno fatto uno studio, hanno dimostrato che funziona, perché non usarlo? Funziona, facciamolo. Ed è vero, ma perché c'ho il paradenti e mi resta più difficile. In più, perdo molto meno fiato, perché se uso la bocca c'è sempre una contrazione anche muscolare dovuta al dover usare la Sai che bocca. anche nel karate si fa questa roba. Ti insegnano a respirare. Io ho fatto diversi video con il senpai Luigi che mi spiegava, lui per irrigidire, per prepararsi ai colpi, respirazione nasale. Sciolto, ma
La sale, esatto. Tutto la sa, anche nel karate, le basi del karate. Ma questo perché tutti gli sport da combattimento sono tutti la stessa roba. Noi ci vediamo la differenza, il dissing up perché quello non serve. Queste sono menti stupide, Vero. menti che non capiscono un cazzo. La mente che è intelligente riesce a trovare il buono in ogni cosa e a portarselo a pro. Tutti sono a citare Bruce Lee fino a quando non lo devi fare. Vero. Cioè sono tutti a citarlo, però quando lo devi fare, perché quello prese tutto quello che c'era di buono di ogni arte marziale, lo mise insieme, lui l'ha fatto per davvero. No, chiaro. Cioè, Sono tutti principi scientifici alla fine. Le arti marziali si basano non su misticismi strani, ma si basano su componenti biofisiche e biomeccaniche, la biomeccanica del corpo. e ora È tutto arriviamo studiato in alla base. parte più cattiva. Ovvero? Perché tu, quando inizi, non hai mai questo di fiato? Se io ti metto dogmi, paletti, devi stare su con le braccia, devi stare qui, tu ti irrigidisci. Automatico. Ok. Perché pensi a quello che ti ha detto un altro, ti ha detto la cosa ma non te l'ha mostrata, non te l'ha scientificamente mostrata. Se io ti dico mettiti in guardia, tieni sulle braccia, Ma dimmi, facciamo finta che io sono entrato adesso in palestra, Erwin sta entrando in palestra, vuole fare una lezione di pugilato con Alessio Ciurri. Sarebbe anche ora. Ok, Ale, praticamente. ciao, io sono nuovo, Se non saresti nuovo uguale. vorrei fare una lezione di pugilato, mi insegni, io non ho mai fatto box in vita Ma mia. infatti non hai mai fatto. Non è vero! Posizione lì. Rilassati. Hai presente quando tu svieni? Non sono mai svenuto, vuoi farmi una mataleao per... No, così, no? Vai giù. Ok. Esatto, quella è la posizione dove tu, se io mi avvicino, se tu mi vedi scatti, Sì, no? ok. Perché stai rilassato, no? E io faccio così, tu ti Chiaro. Se stai a gambe dritte e io mi avvicino, Sì, sono già sei troppo... già troppo contratto. E questa contrazione non ci deve stare. Quindi, adesso porti il peso, il piede indietro a 45 gradi rispetto all'altro, porti il peso sulle punte, metti la buzza da impiegato, porta le spalle avanti, metti giù un po' il mento, tira sulle braccia, automatico. Allora, i pollici vanno quasi vicino alle tempie, 1 e 2. Stai rilassato, esatto, qui ti devi poter muovere. Jab, no, mi sono dato un po', no. Già funzionando? Jab, no, jab diretto, jab diretto, jab diretto. No, ecco qua, e c'hai la guardia e sei rilassato, riesci a bloccare facilmente perché vedi i colpi e ti puoi muovere facilmente senza dover fare movimenti di scatto che ti portano via tanto fiato. È una posizione molto rilassata, però se io ti dico metti sulle braccia, devi tenere sulle braccia, te ti rigidisci. Se io invece non ti faccio rilassare qui, il concetto è qui, tutto parte, tutti i colpi, la rotazione parte da qua. Sarebbe il core, no? Il core, l'anca, Sì. come viene il concetto giapponese, non mi ricordo come Chakra. No, quella stronzata. Lo yin e lo yang. No, Devi tenere la parte buona di te. Ok. che loro stanno molto di respirazione, anche nel judo si usa, perché le anche devono essere libere. Se non hai libertà nelle anche, vedi che quando io giro l'anca la spalla si sposta avanti e indietro, e da quando la spalla si sposta avanti, gira l'anca in avanti, allunga il jab. Guarda là. Non ti ho detto sposta la testa, però ti si è spostata in automatica. Perché? Perché hai girato l'anca. La stessa cosa, se fai il diretto, gira. Vero, cavolo. È Queste fisicamente dovrebbero automatico. Dovrebbero essere le basi per Questa è la base. un ragazzo. Qui, non questo. Questo mi ricidisco le spalle, mi gonfiano, le utilizzo, dopo 3-4 colpi mi bruciano le spalle da morire e mi cade la guardia. E quell'altro mi urla, devi tenere sulle braccia. Coglione. E poi pensi automaticamente che sia tu in difetto perché non sei abbastanza allenato di braccia per avere la resistenza per Aspetta, tenerle su. difetto di tutti. Sì. Tieni sulle braccia.
E cazzo devi tirare i gomiti giù! E perché i gomiti su, giù, e la testa sta su, che cazzo sono? Però se da qua tengo sulle braccia e tu, guarda, gomiti giù, blocco qua e qua. Cioè, che differenza c'è a stare su così, tu rigido? È vero, è molto più difficile. Ti abitui già in quella posizione di rilassatezza che copri sia sotto che sopra. In più, perché sei bello incastrato. in Però più, chiudi molto. colpisci? Boh. No? Di qua. Ah. Pa, Boh. pa, 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 pa. Sei più reattivo. Cioè, come io ti tocco, puoi partire. Quando sei contratto, se io ti tocco, senti, pum, È vero, anzi, Tu. se sei troppo contratto fai anche... ti sposti anche. ti sposti. Invece se sei rilassato, pum. Ma quindi com'è andato Stana oggi, Ale? Bene. Tutto bene? Sì, sì. Secondo te quanto ci va più o meno così a occhio, secondo te, per migliorare certi concetti che gli hai spiegato oggi per la prima volta? Perché ricordiamo comunque in una lezione intanto capisci il problema. Capisci C'è poi il problema, coso da lavorarci. migliori, poi per lavorarci serve tempo. Di solito diciamo che un miglioramento vero, una cosa la prendi dopo 30 giorni. Ci vogliono 30 giorni per prendere un movimento, un'abitudine, un qualcosa. Diciamo che i veri benefici li vedi quando tu comunque fai un anno di allenamento. In un anno di allenamento puoi tirare le somme sugli obiettivi che ti eri posto, dove sei arrivato, se li hai conclusi tutti e quant'altro. Quindi diciamo che fondamentalmente la gente non diventa forte da un giorno all'altro, ma No, diventa chiaro, forte chiaro. anno dopo anno. Match dopo match, allenamento dopo allenamento, e soprattutto le cose sono poche da sapere fondamentalmente. I fondamentali sono pochi, ma uno ci deve lavorare di continuo. Come diceva Dean Thomas, se pensi che sia noioso fare i fondamentali, pensa quanto è noioso guardare il pavimento quando hai perso. Ah beh, bella questa. Cioè, Ora però una domanda che è veramente interessante da sapere, secondo te è più difficile insegnare a qualcuno da zero o aggiustare qualcuno che è già imparato, è già comunque a un buon livello? allora, secondo me dipende, ci sono coach e coach. Ci sono coach che riescano a migliorarti comunque anche l'atleta che parte già avanzato. Perché dei vizi comunque è capace che te li porti per tutta la carriera. Magari ci sono dei vizi, ma se tu sei veramente bravo riesci a migliorare le qualità che ha non concentrandoti sui vizi. Ok. Cioè tu migliori quelle qualità che lui ha di buono, gliene migliori, gli dai più soluzioni e ti concentri poi dopo sui vizi per cercare di eliminarli il più possibile. Però normalmente, diciamo, se incominci ad allenare uno senza vizi ci vuole più tempo, però è più facile perché non ha altri input, se ha solo i tuoi. Chiaro. È più modellabile È comunque. più modellabile, ha la mente vuota, è come il concetto marziale della mente piena, no? Dei bicchieri, uno pieno e Chiaro. l'altro pieno. Se io ti devo trasmettere qualcosa e tu sei pieno, io butto via l'acqua. Sì. Prima devo svuotare e poi lo pieno di nuovo. Distruggere per ricreare. Esatto, spacchiamogli le gambe.